Dopo esserci interfacciati con successo con Postman, con Ollama, quindi con la REST API, con l'endpoint REST API che ci mette a disposizione, praticamente è arrivato il momento di capire al meglio come questa tipologia di risposta è stata strutturata. Che cosa significa? Fondamentalmente dobbiamo analizzare tutte le properties che vengono generate all'interno di questo JSON per comprenderne bene il funzionamento e capire poi con il nostro software personalizzato quali sono gli indicatori effettivi di completamento della nostra richiesta e poi se possiamo fare un po' di tuning, ovvero se possiamo migliorare quella che è sia la risposta da parte di Ollama sia la generazione dei nostri prompt per essere il più diretti possibile e per avere un'efficacia estremamente elevata senza perdere troppo tempo in elaborazione e computazione. Che cosa significa questo? Apro Visual Studio Code ed incollo, ok, la risposta. Allora, come primo elemento, che cosa andiamo ad analizzare? Datemi un attimo che faccio... Ecco qua. Allora, come primo elemento che andiamo ad analizzare, ovviamente, abbiamo il modello Llama 3.1, la latest version. Quindi fondamentalmente cosa succede? La latest version in pratica equivale, quindi sotto questi due punti, equivale alla versione ultima rilasciata, quindi lui che cosa fa? Effettivamente quando facciamo lo Llama Pool scarica la nuova versione di Llama 3.1, se vogliamo rendere disponibile anche più di una versione lui utilizzerà sempre l'ultima fondamentalmente, quindi questa è la scelta del modello che possiamo utilizzare, che possiamo personalizzare, che possiamo ovviamente customizzare quando inviamo la richiesta. Ovviamente questo è direttamente collegato con il corpo, con il body della richiesta, perché all'interno del body noi gliel'abbiamo specificato come Llama 3.1 la versione latest, ma se avessimo voglia per esempio di andare a utilizzare un altro modello possiamo cercare tra questi modelli, ovviamente dobbiamo fare sempre la pull prima di poterlo utilizzare per poter diversificare. Esempio pratico, c'è Fi con il nuovo modello di Microsoft, c'è Gemma, diciamo che ci sono altre customizzazioni e modelli anche privati fatti con un training privatizzato specifici per alcune tipologie di operazioni, tra cui ad esempio software. Vediamo un po', ci sono anche delle intelligenze artificiali, scusatemi, dei modelli trainati per quanto riguarda lo sviluppo software e la cosa più importante è proprio questa, esempio pratico, aiuto per il testing, aiuto per il development e così via. Però non è questo il momento di fare un approfondimento su questo. Allora, andiamo avanti con le nostre richieste. Questo è il created at. Allora, il created at è estremamente importante per noi per avere una sequenza logica di tutte quante le operazioni che stiamo facendo, nel senso che molto probabilmente noi andremo a lavorare con questi prompt e li andremo a salvare sul nostro database, ok? Il created at è estremamente importante per capire quando è stata elaborata la nostra tipologia di operazione. Che cosa significa è stata elaborata? Quando ovviamente Ollama riceve il nostro prompt e lo mette in elaborazione su quel modello, perché effettivamente Ollama in questo momento che cosa fa? Fa da intermediario con il modello trainato, quindi noi stiamo parlando con le REST API di Ollama, ok, che si interfaccia ovviamente con il modello Llama 3.1, ok? Quindi è come se fosse un punto d'accesso univoco per tutti quanti i vari modelli. Che cosa significa questo? Proprio se vogliamo disegnarlo, noi dobbiamo immaginare sempre Ollama, datemi un attimo, Ollama come un modello, scusatemi, come un software capace di interfacciarsi per esempio con Llama 3.1. Quindi in questo caso è l'unico modello che noi abbiamo, ovviamente la comunicazione è bidirezionale. Se avessimo per esempio Phi 3, ok, quindi un altro modello, ok, lui si interfaccerebbe con quest'altro modello per ovvi motivi. E dove siamo noi? Noi ci interfacciamo come Postman o con qualsiasi altra tipologia di sistema, quindi come riga di comando o altro, esattamente con Ollama. Ollama in questo momento si trova e sta runnando su 127.0.0.1, ok, scusatemi troppi zeri, sulla porta 7998, ok, che è la porta che abbiamo scelto nella fase iniziale, vedete ce l'abbiamo anche impostata direttamente qui sopra, che ci mette a disposizione un endpoint per la richiesta.
Allora, fondamentalmente cosa succede? Andiamo avanti. La tipologia di created at è estremamente importante sotto questo formato. Diciamo che c'è un bel po' di informazioni. Questo formato è l'8601 della ISO. Che cosa significa? Allora, se cerco ISO 8601 date format, guardate, andiamo direttamente su Wiki per farvi capire al meglio come funziona questa tipologia di elemento. Andiamo un po' più avanti. Ovviamente abbiamo una caratterizzazione, eccolo qui, con data completa, eccolo qua, direttamente corrispondente con quello che noi abbiamo su questa prima parte. Al momento in cui sto facendo la registrazione è il 24-12-03, con T per separatore del tempo alle 12:27:02. Attenzione, io non lo sto facendo esattamente a questo orario, non l'ho fatto a questo orario, semplicemente perché lui utilizza, ok, un fuso orario estremamente importante per noi che è lo UTC, ok? Ovvero quando noi troviamo la Z alla fine dell'orario, fondamentalmente è quello relativo al fuso orario UTC. Ok? Quindi fondamentalmente qui vediamo la Z e quindi la data e l'ora è calcolata in UTC. Allora, la cosa più importante è che ovviamente queste sono le ore, minuti e secondi e qui c'è una precisione estremamente elevata. Se ci fate caso ci sono 3, 6 e qualcosa fondamentalmente più o meno, ci sono ovviamente più di 6 zeri, siamo in una precisione al microsecondo, ok? Questo per noi è estremamente importante perché presupponiamo che se avessimo ad esempio una precisione al millisecondo, alcuni prompt potrebbero essere stati depositati, potrebbero depositarsi allo stesso identico millisecondo, invece con la precisione a microsecondi è molto improbabile che vengano effettuate queste operazioni in sincrono, anche perché sono sequenzializzate. Questo poi lo analizzeremo dopo quando faremo un po' di tuning della nostra applicazione. Questo è il messaggio della nostra risposta. Allora, Role Assistant. Se vi ricordate, praticamente, noi qui potremmo avere ovviamente due tipologie di ruolo, queste sono quelle due fondamentali, una è user e l'altra è assistant. Lo user chi è? Lo user sono io che effettuo l'operazione, ovvero, guardate, nel body della mia richiesta io ho inviato una richiesta come role user, ok? Ma la questione è che la risposta ovviamente mi viene data dall'assistant. L'assistant chi è? Il modello, ovvero l'LLM, che tramite ovviamente Ollama è stato interpretato e quindi Ollama fa le veci del mio assistant. Se vogliamo fare un piccolo riferimento, questo è l'assistant, sempre più o meno, poi vedremo come si possono far comunicare degli LLM anche in maniera indipendente, e questo qui è lo user. Ok? In questo caso, per quale motivo è così importante effettuare delle distinzioni? Perché Ollama potrebbe andare a querare anche degli altri assistant fondamentalmente, quindi potrebbe esserci una catena di richieste effettuata su altri assistant e noi sappiamo ovviamente se l'interazione è umana oppure direttamente generata da un'altra tipologia di elemento oppure di intelligenza artificiale. Benissimo, a questo punto che cosa facciamo? Done reason e done, ok, sono due elementi fondamentali per noi, perché ovviamente done ci restituisce che il compito è stato completato con successo. È un po' come se fosse nelle richieste HTTP un codice 200, ok? Significa che la richiesta è stata completata, lui mi ha detto ho finito. Done reason stop significa che il motivo del completamento della richiesta ovviamente è stato del fermo a causa del completamento del contenuto, però potrebbe esserci ad esempio un done reason dovuta a lunghezza massima raggiunta del prompt e quindi capite benissimo che come quando ChatGPT vi dice vuoi continuare la generazione del contenuto, la done reason potrebbe essere diversa. Poi la total duration e load duration. Allora, ovviamente la total duration a che cosa si riferisce? Si riferisce effettivamente a quanto tempo ci ha messo lui per effettuare per analizzare la domanda e generare la risposta. Guardate, la cosa è molto importante per noi perché questo qui possiamo identificarlo non in microsecondi ma in nanosecondi. Attenzione, non posso mettere dei commenti nel JSON, però capite benissimo che questo serve solo per descriverlo. Che cosa significa? Che ci sono 3, 6 e 9 zeri fondamentalmente, quindi è come se questo qui ci avesse impiegato 19,16 secondi per effettuare la nostra operazione. Non è come, è effettivamente così.
Lo duration a che cosa serve? È praticamente il tempo impiegato per caricare tutto quanto il modello. Che cosa significa? Fondamentalmente quando Ollama deve effettuare l'operazione, ok, noi gli diciamo caricati il modello Ollama 3.1, lui effettua delle operazioni di loading, quindi lui si porta dietro delle informazioni fondamentali. Che cosa significa? Lui mette a disposizione tutti quanti gli endpoint e sa dove deve, come deve iniziare a curare il modello. Quindi questo è una sorta di precaricamento che è necessario per lui per iniziare a vivere, per ovviamente restituirci poi e per analizzare la risposta, la domanda e restituirci la risposta. Uno degli elementi fondamentali per noi invece è il prompt eval count. Per quale motivo? Questo per noi è vitale, perché questo elemento è una misura di prestazioni, ovvero che cosa vuole indicare? Vuole mostrare quante volte il prompt è stato è stato analizzato per contestualizzare la risposta. Che cosa significa? È una cosa un po' particolare. Significa che in pratica più è alto questo valore, più è complesso o lungo potrebbe essere il prompt. Ovvero, che cosa significa? Potremmo aver scritto male il prompt e lui fatica a comprendere, a contestualizzare come è stato generato. Quindi richiedendo una sorta di maggior analisi, ok, per determinare come rispondere. Quindi è come se lui ci è tornato per 19 volte sopra per cercare di capire e contestualizzare quello che gli abbiamo chiesto, ok? In un certo senso può analizzare anche il numero di token e di elementi che sono stati analizzati. La tokenizzazione è un elemento molto importante che serve a suddividere ovviamente la nostra frase in quelle che sono delle entità di importanza e di interesse per il modello per cercare di generare la risposta. Ovviamente a che cosa serve questo valore? Questo valore per noi è fondamentale. Sapete perché? Perché noi dobbiamo utilizzare questo valore per comprendere come, ok, noi stiamo sviluppando il prompt per il nostro modello di linguaggio. Che cosa significa? Che questi 19,16 secondi, ok, sono stati impiegati molto probabilmente perché l'input era o poco chiaro oppure ci ha messo un po' di tempo di startup, un po' troppo elevato tempo di startup, che potrebbe essere anche causato dalla mia macchina perché stava facendo altro, stava registrando e così via. Quindi capite bene che dipende ovviamente un po' sia da come gli poniamo la domanda, sia da quello che è lo stato della macchina in quel momento. Quindi questo valore è un indicatore innanzitutto per noi per comprendere se il prompt l'abbiamo generato nella maniera più giusta possibile. Ok? Di conseguenza, questi sono i nanosecondi utilizzati per valutare fondamentalmente quello che è il nostro prompt, e ovviamente maggiore è il numero di giri che lui effettua per analizzare il prompt, e maggiore sarà il valore della durata ovviamente dell'analisi del nostro prompt. Poi ci sono questi due elementi, un eval count e un eval duration. Essendo questa tipologia di oggetto, quindi il nostro Large Language Model, e di riferimento anche Ollama, un generatore di nuovi token, ovviamente si parla di trasformazione e così via, andiamo poi nella parte teorica in un altro video, dobbiamo definire quello che è un passo di valutazione. Un passo di valutazione avviene praticamente ogni volta che il modello analizza il contesto esistente, ovvero l'input iniziale oppure dei token che ha già generato. Cosa significa? Che lui riguarda ovviamente quello a cui sta dando la risposta, quindi la frase a cui sta cercando di rispondere è già ben tokenizzata, e poi riguarda tutto ciò che ha già scritto per evitare di ripetersi, per evitare ovviamente di decontestualizzare quella che è la risposta. Quindi lui per quale motivo effettua questa tipologia di operazione? Quindi fa una valutazione per ogni singolo token, perché deve garantire coerenza e deve considerare tutto lo storico di quello che ha appena scritto. Allora, un eval count a che cosa serve? È un numero di passaggi che lui effettua per analizzare lo storico e l'input generato. Quindi lui ha riguardato per 635 volte, ok, tutto ciò che ha scritto, e questo è estremamente importante perché possiamo dire che
un valore di eval count estremamente elevato, ok, significa che la risposta che è generata è molto lunga ed è complessa e quindi richiede molte elaborazioni, molti cicli di rianalisi di ciò che ha già scritto. Ogni token ovviamente che viene generato, ok, aumenta questo conteggio e poi ovviamente se l'eval count è basso significa che la risposta è semplice da calcolare e quindi questa tipologia di operazione non ha avuto molto carico sia a livello computazionale sia a livello di occupazione di memoria. Però potrebbe essere anche semplicissimo perché cioè, la risposta potrebbe essere estremamente semplice come un dimmi ciao e lui mi risponde effettivamente ciao, ma potrebbe essere basso il numero di valutazione, comunque sia l'eval duration, ok? Quindi qui passiamo all'elemento subito successivo, poiché su un eval count di 635 elementi, ok? Su due computer diversi potrebbe avere una durata estremamente diversa. Per quale motivo? Per l'efficienza del nostro modello. Cosa significa? Che se sul mio computer ho avviate 300 applicazioni, ho il processore sempre al 100% e lui non ha spazio, tra virgolette, per effettuare elaborazioni, a differenza di, ad esempio, un server dedicato soltanto per l'intelligenza artificiale che ha un processore dedicato solo per l'intelligenza artificiale, questo significa che potrei avere un eval duration estremamente più bassa, ok? E quindi questo potrebbe significare che a parità di token, a parità ovviamente anche di domanda, se un eval duration è estremamente più basso significa che il modello è molto più efficiente o è ottimizzato meglio per l'architettura dove viene posizionato oppure è molto probabile che io sto elaborando qualcos'altro sul mio sistema. Adesso passiamo ovviamente all'interfacciamento rispetto ai diversi linguaggi di programmazione.